Eccolo qua. Eccolo qua. Che piacere. Ciao Franco, come stai? Molto bene. Ma sono molto felice di rivederti, ben ritrovato a Bruno di Milano. È qualche anno che non vieni a suonare da noi, vero, però non potevamo trovare una giornata migliore Va bene così. per farti tornare a suonare per noi. Oggi sappiamo una giornata importante per la musica jazz e stasera lo so che c'è una serata molto interessante, molto diversa con tanti ospiti e non aspettiamo l'ora di sentire e di cominciare questa serata. Allora ti lascio andare perché so che ti devi preparare, fare un po' di ginnastica prima di cominciare. Come sempre. Fra poco con Franco D'Andrea. Benvenuti a International Jazz Day con Umbria Jazz, Radio Monte Carlo e il Bruno di Milano. Da 10 anni, ogni anno il 30 aprile si celebra la musica jazz in tutto il mondo, grazie all'intuizione e alla visione di un grande pianista del mondo del jazz, Herbie Hancock, insieme con il sostegno dell'UNESCO. Ogni anno i musicisti, gli artisti si riuniscono con le comunità, le scuole, i giovani, gli accademici e gli studiosi di questa forma d'arte, che è riconosciuto anche per promuovere il dialogo interculturale e per promuovere la libertà di espressione. Stasera ho il piacere di presentarvi il nostro ospite, che è un pianista, band leader, compositore e ricercatore, sempre nel misterioso mondo della musica jazz. È riconosciuto di essere uno dei più importanti musicisti del jazz in Europa. Stasera scopriremo la sua serata perché lui ha carta bianca stasera. Ci saranno collegamenti con ospiti internazionali e ospiti italiani. Amici, ho il piacere di presentarvi per International Jazz Day la musica e l'arte di Franco D'Andrea. Questo trio ultimo è un po' una scommessa perché praticamente è un trio così che mi sono inventato a un certo punto più che altro perché volevo fare qualcosa con Terragnoli. L'avevo chiamato per l'ottetto, però in un ottetto cosa fa un chitarrista? Non è che può fare più di tanto, non può fare, qualcosa ha fatto, però non poteva esprimere tutte le sue possibilità che sono evidenti quando si sente questo trio, si sente benissimo che lui comunque è il collante che tiene insieme tutto, è quello che in qualche maniera aiuta a creare un tessuto timbrico interessante
che aiuti la situazione di noi due che siamo strumenti acustici, intendo dire la tromba e il pianoforte. Io ho conosciuto Franco artisticamente molti anni fa e per me è sempre stato un musicista di riferimento, un musicista che ho sempre studiato, apprezzato e ascoltato. E quindi quando mi ha chiamato a suonare con lui nel suo ottetto, per me è stata insomma una sorpresa, non ci credevo subito. E da lì ho cominciato a approfondire questo suo focus, diciamo, artistico sul fattore intervallare, no? Sul creare della musica partendo da piccolissime cellule che sono poi assemblabili per creare della musica completamente improvvisata oppure per lavorare su dei brani che sono a loro volta costruiti su queste piccole cellule. Bellissimi brani, tra l'altro poeticissimi, tutti di Franco. Quello che mi colpisce sempre quando vedo questo trio in azione è che è un trio molto delicato e pericoloso al tempo stesso. C'è spazio per l'avventura per ciascuno dei componenti e ciascuno dei componenti mi sembra che ci sia proprio la tua intenzione di metterli nella condizione di cercare. Mi dà questa idea qua. Beh, è così, di fatto è così. Cioè noi praticamente siamo paritetici in un certo modo e in molti pezzi abbiamo suonato quasi sempre improvvisazione alla fine, su strutture per carità, c'erano delle strutture, però non c'erano dei brani, delle composizioni vere. L'unica che è emersa a un certo punto è stata Turkish Mambo, Sì. il pezzo di Tristano. Poi avevo un vecchio sogno, trovare un trombettista che fosse anche dialogante. Generalmente la tromba si è contrassegnata sempre per il fatto che tu vedi qualcuno sul palco, c'è un trombettista, il trombettista sicuramente è il leader, ma non soltanto è il leader, anche se non fosse il leader, è il personaggio più che tu guardi, lo vedi, perché ha questo suono penetrante, importante, insomma, viene un po' dall'antichità. Allora, io nella mia musica uso generalmente cercare di dialogare con i musicisti e immagino sempre di essere in un potenziale collettivo permanente. Siccome il lavoro è collettivo e anche l'improvvisazione è collettiva, avere di fronte nel mio gruppo un trombettista che non dialoga sarebbe stato imbarazzante. Cioè, sarebbe diventato trombettista con il chitarrista e il pianista che accompagnano. Non era nelle mie corde sicuramente. Invece Giglino è uno incredibile che suona la tromba molto bene e nello stesso tempo sa anche dosare le dinamiche e tutto e sa dialogare con i musicisti. È un personaggio speciale. Per cui qualcuno chiama, qualcuno risponde oppure no. Ed è sempre stato tutto, direi, molto libero. Ogni tanto Franco alla fine di un concerto, nei giorni successivi o quando arriva la registrazione di un concerto ci chiama, perché so poi che chiama anche Enrico e si discute di quello che è successo, lui dà la sua opinione su come ci si potrebbe avvicinare di più al punto. Però poi il punto non è mai fisso, no? Per cui, come dire, la trovo
molto stimolante, una comunicazione molto stimolante nella musica soprattutto. È mai capitato con New Thing di andare fuori giri? Perché appunto, essendo sempre un po' così senza rete, c'è anche la possibilità che ad un certo punto si sfarini un po' tutto quanto. Ah, ma io sono tranquillo, quando praticamente in un set è successo una cosa, anche una, però straordinaria a suo modo, cioè diversa dal solito, nuova e eccitante, io sono già contento. Dopodiché è tutto guadagnato, se succede ancora qualcosa d'altro, è come se in una partita di calcio uno a un certo punto fa 1-0. Beh, hai vinto, no? Sì, però non ci si rintana a fare catenacce in difesa. No. Si continua a fare gioco. No, si continua a fare gioco, però sei riuscito a vincere con quella cosa là, perché era talmente forte, straordinaria, e tu eri talmente in palla, che sei riuscito a reggerla questa cosa qua. Hai retta. Se no non ce l'avresti fatta, chiaramente. Cuffie. Ecco qua, Franco. Dai Enrico, grande. Mi senti? Ti sento benissimo, perfettamente. Ah, bene. Io sono arrivato prima di te, Assolutamente. di 2 anni fa, non c'è dubbio. agli 80. Sì. Ecco. Quindi tu sei giovane, Ne ancora sai giovane. ne sai qualcosa di cosa vuol dire dopo gli 80, diciamo. Sei Sì, già sì. oltre la No, io soglia. adesso so cosa vuol dire averne 82. 82, infatti. Senti, il tuo trio come va? Che sai che io sono un fan del tuo trombettista. Me l'hai detto, ma sono contento Mirko perché in fondo Cisilino. no, Mirko è un personaggio positivo, è in gamba ed è comunque un trombettista con delle qualità, non c'è dubbio, assolutamente. Sì, quello. No, sono contento che anche tu, come me d'altronde, tiri sempre fuori dei musicisti giovani che non sono ancora conosciuti. No, la cosa che mi piace molto è sempre un po' mischiare le generazioni, è stato un po' sempre così nei gruppi che ho messo insieme, perché Terragnoli per esempio ha, non so, 50 anni, Mirko ne ha 30 e quindi va benissimo, è splendore. Ci faccio di questo mondo. Ti ringrazio Niente. Enrico, dai, fantastico. Franco, senti, un abbraccio anche a Marta, mi raccomando. Senz'altro, ciao. Ciao. A presto. Ciao. Finora abbiamo parlato di collettivi di giochi di squadra, ma l'altro spettacolo vede in campo un duo, il duo con DJ Rocca. Lì le cose cambiano completamente, anche perché già è un duo, quindi parlare di squadra può essere difficile e per giunta si ha a che fare non con uno strumento tradizionale. No, ma io quando mi metto davanti a DJ Rocca, che è veramente un virtuoso nel senso buono della parola,
del suo strumento, diciamo. E questo strumento ha tali enormi possibilità nel suo genere, intendo dire, chiaramente uno strumento elettronico, e lui sa usare così bene tutte queste possibilità, dalla drum machine al discorso di effetti di vario tipo, la timbrica, poi mettere insieme queste cose, inventarsi delle cose sul momento, che quella è una cosa veramente straordinaria, perché generalmente non ne trovo molti che sono capaci di fare una roba del genere. Dal punto di vista mio personale mi ha aperto la mente questo progetto, perché invece di rimanere su canoni prettamente elettronici puri, cioè che sono dentro una categoria e dentro una griglia di comportamenti, di grammatica, qui si improvvisa, e trovarmi ad improvvisare con delle macchine che l'improvvisazione proprio non la mettono dalla nascita è una sfida fantastica. E quello che noi creiamo è una musica, si può dire, nuova, perché è una sfida che ogni volta che suoniamo si rinnova fra linguaggi timbrici e linguaggi armonici. Musica che potrebbe sembrare musica contemporanea, come musica jazz, come una colonna sonora. Spero che questa cosa vi possa piacere. Come dice Franco, quando ascolterete questa cosa vi strapperete i capelli, quindi potrebbe essere una cosa positiva come una cosa negativa, ma escludo la cosa negativa. Io adesso, quando sono con lui, in questa situazione qua, perché siamo stati insieme in altre situazioni, ad esempio nell'Ottetto, lui era parte dell'Ottetto, col trio con Ayasot siamo stati insieme, però quando lui è da solo, di colpo viene fuori la sua capacità orchestrale, fra virgolette, per intenderci, orchestrale elettronica, un'orchestra elettronica. Quindi mi metto davanti a un'orchestra elettronica. Quindi mi pongo in questa visuale. Ma in fondo anch'io sono un'orchestra, perché il pianoforte anche a suo modo ha un'orchestralità. Quindi sono due orchestre che si fronteggiano, una acustica e una elettronica. Ma quindi come cambia il pianismo in un organico di questo tipo? Beh, intanto sono più sollevato da problemi, perché comunque lui fa già un bel po' di roba. C'è già un bel po' di roba, è come avere un'orchestra davanti, insomma, è mica da ridere. Quindi non è che devo per forza sostenere situazioni o chissà che cosa. Mi metto lì e butto lì una cosa, poi ogni tanto magari faccio di più, eccetera. Nel momento in cui vedo che lui sta diradando un po' le sue situazioni, allora entro io e faccio. E quindi è un dialogo, anche in questo caso è un dialogo comunque, in ogni caso.
Ok amici, adesso ci colleghiamo con gli Stati Uniti e andiamo a incontrare un grande jazzista internazionale con il quale Franco ha collaborato tante volte e con il quale ha un ottimo rapporto. Sto parlando di Dave Douglas che è con noi dagli Stati Uniti. Hello Dave! Hi, how are you? We're fine. It's great to be connected with you today. And Absolutely. I miss you all. We can't wait to have you back on our stage here in the Blue Note, Dave. I've been very grateful to have the opportunity to be learning your system and to be sharing ideas and sharing music from far away. I'm also a composer, and I've been writing pieces to invite in the language of the interval areas. And I've sent some to you, and I just wonder, what is your overall feeling about the blending of composition with the improvisation using the interval areas? Io penso semplicemente che nell'usare questo sistema in un piccolo gruppo dove si improvvisa parecchio, una situazione di questo genere, e quindi si scrive un pochino di meno, diciamo, si scrive poco, possa funzionare un sistema dove non ci siano troppi accordi. Se ci sono troppi accordi, allora il sistema degli accordi diventa prevalente e non c'è una ragione di usare questo sistema qua tanto. Con meno accordi, ma anche abbastanza distanziati, è più efficace secondo me. We'll be playing soon, I hope. I hope too. Thank you. You know, and it's been an amazing year for all of us. And it's still going on, but we're going to come out the other side, and we're all going to be have gone through amazing experiences, and we'll be learning and continuing to grow and change. And I look forward so much to coming back to Italy and also to playing with Franco De Andrea. And once again, happy birthday, happy Jazz Day, and Dizzy Gillespie for president. Yeah, exactly. Che poi pensavo che la tua storia potrebbe essere quasi riassunta più che per periodi, per anni, per luoghi, perché ci sono stati 3 o 4 luoghi nella tua vita che hanno un po' caratterizzato tutto quello che è successo. È vero. Ho incominciato a Merano, come tutti sanno, io sono nato a Merano, in un posto veramente lontano da tutto, non so come dire, vicino al confine austriaco. E anche svizzero volendo, da una certa parte. E a Merano però comunque c'era qualcosa, non è che era completamente negata per il jazz. C'era un negozio di dischi, incredibilmente. Si chiama Munter, naturalmente, un nome tedesco. Bravi, facevano sentire i dischi come una volta si usava. Se volevi potevi ascoltare e poi dire mi piace questo, questo invece non prendo. E avevano anche dischi di jazz, incredibilmente. Allora, l'unica cosa che c'era era volevano avere dei dischi registrati bene e all'epoca i dischi della Contemporary, quelli praticamente del West Coast, praticamente erano registrati particolarmente bene e loro li facevano venire facilmente. Quindi è finita che io ho sentito più quei dischi là che altro, però nello stesso tempo prima io avevo comunque potuto comprare un disco di Louis Armstrong o comunque sentire Louis Armstrong chiaramente in un 78 giri, che giravano comunque questi 78 giri, alcuni, Armstrong è un musicista molto famoso per cui vabbè, e Armstrong è stata la molla che ha fatto scattare la situazione del jazz per me. Poi c'è il capitolo bolognese. Il capitolo bolognese è stato fondamentale. Sono stati 2 anni, ma 2 anni densissimi, fra il 61 e il 63 grosso modo. E lì ho conosciuto fior di musicisti formidabili, jam session in cantine pazzesche dove arrivava di tutto, arrivavano tutti in queste cantine di Bologna, in particolare in una cantina di un batterista e anche dentista però, si chiama Luo Bianco, molto famoso a Bologna, quindi lì è successo questo, ma è successo soprattutto che sono entrato nell'ambiente vero
del jazz, perché Bologna a quell'epoca era un posto importante per il jazz. C'era Alberto Alberti. Alberto Alberti vendeva dischi di jazz, che era pazzesco, hai capito? Ed era uno bravissimo a vendere questi dischi qua, perché era convinto, era motivato. A lui il jazz piaceva da morire. Era un animatore fortissimo insieme con Cicci Foresti, organizzatori poi del festival famoso di Bologna, eccetera. Tu pensi, i ragazzi oggi fanno le scuole di jazz, ci sono parecchie scuole, eccetera. Tu in realtà hai fatto una scuola particolare, perché è stata la scuola di suonare con grandi musicisti, non solo italiani, ma musicisti che venivano con la loro valigetta e il loro strumento in Italia, e tu ti sei trovata ad accompagnarne parecchi importanti anche. Sì, ma quello che mi ricordo soprattutto è quando a Bologna, al Festival di Bologna, Alberto Alberti, che era un personaggio veramente formidabile e soprattutto molto spiritoso e molto così, mi disse: ma sarebbe Johnny Griffin, che in questo momento, io ero lì per altre cose, nel senso dovevo fare altre cose, e Johnny Griffin pare che abbia protestato Mal Waldron. Io ho guardato così un po' così e ho detto: ma perché l'ha protestato? Perché secondo lui ha troppo poco swing. Allora mi sono detto, l'impresa è terribile, perché già avevo capito quello che voleva propormi, che era una cosa terrificante di suonare così sul palco insieme con Johnny Griffin, e per fortuna che è andata pure bene, tra l'altro. E Johnny Griffin, devo dire, fu assolutamente, per me, molto un personaggio positivo. È stato soddisfatto, anche perché, diciamo la verità, in Italia in quell'epoca pianisti che suonassero come te non ce n'erano tanti. Lo dico proprio al di là di ogni amicizia o stima personale, ma proprio oggettivamente. Era vero, perché eri più avanti di tutti i pianisti che c'erano. Poi ho avuto, proprio in quell'occasione lì, in una di queste jam session, mi ha notato Maurizio Majorana, che era un bassista che suonava con Amedeo Tommasi in linea di massima. Però poi conosceva anche Nunzio Rotondo in qualche modo a Roma e mi propose Nunzio Rotondo. A quel punto lì è scattato tutto il discorso professionale. Di colpo mi sono sentito quasi un professionista, perché ero stato ingaggiato a Roma, alla RAI, fra l'altro, e ho cominciato a registrare delle cose alla RAI con Nunzio Rotondo. E poi ho conosciuto Carlo Barbieri. E poi tutto il resto, insomma, da lì è cominciata tutta la mia vita musicale. C'era anche Enrico Rava, insomma lì è cominciato tutto fondamentalmente, e a Roma si è sviluppato in maniera grande, perché sono entrato nell'ambiente grazie anche veramente ai musicisti romani, che sono stati veramente sotto questo aspetto molto tolleranti e molto carini con me. Invece io ero proprio un ragazzino piccolino, non mi conosceva nessuno, e loro mi hanno dato credito. Questo io lo ricorderò sempre, è una cosa che sempre dico in qualunque intervista. Io ricordo sempre l'accoglienza grandiosa che ho avuto dai musicisti romani. E sono stato a Roma abbiamo formato insieme questo strano gruppo folle che era il Modern Art Trio, insieme con Franco Tonani e Bruno Tommaso. E poi c'è stato il periodo del Perigeo, logicamente, e quello lo sanno tutti, è inutile che lo stia a illustrare. È stato un gruppo molto famoso che ha avuto un grande successo, non c'è dubbio. Però a un certo punto poi il Perigeo finì in qualche maniera, era verso la fine del Perigeo, ma nel frattempo io avevo problemi con l'affitto, perché io stavo in affitto, vendevano l'appartamento, io non avevo i soldi per comprare quell'appartamento, non potevo assolutamente. Cercai un appartamento, nel frattempo era nato Stefano, nostro figlio mio e di Marta, la mia moglie, molto, molto adorata e molto, molto stimata da me, oltre che adorata e amata, anche molto stimata, che è stata sempre al mio fianco in tutte le situazioni e mi ha dato una grande mano, in tutti i sensi. E lì quindi il primo periodo fu duro, finché non ho finalmente incontrato Sergio Veschi della Red Record, il quale veramente ha risolto la mia situazione milanese, perché ha avuto il coraggio e veramente la decisione di puntare su di me. E a quel punto potei anche fare dei dischi con un gruppo mio, che mesi su,
con Tino Tracanna, Gianni Cazzola, Tilio Zanchi, e funzionò molto bene questo gruppo qua. E piano piano ho cominciato a far funzionare una musica che poi non si è più fermata. Da quel momento sono cambiate tutte le cose. Quindi Milano, in qualche maniera, nonostante l'inizio difficile, però dopo è stata veramente la levatrice di tutte le cose che io ho fatto più importanti. Grande. Come stai? Dai, bene, tutto tranquillo. Stati molto gentili qua al Blue Note, è stata una bella esperienza, fantastico. Beh, nel mio piccolo, quando si trattava di fare una cosa del genere a Milano, ho detto c'è un ottantenne che vive lì, dico facciamogli sta carta bianca, visto che l'anno scorso a Perugia non è potuto venire. Come stai, Franco? Guarda, bene. Mi fa piacere perché sto in ottima forma, dai, tutto sommato. Queste cose ci fa tornare di qualche anno indietro. Assolutamente sì, è così. Parlando anche di Bologna, approfitto anche per dire che a Bologna, quando ci siamo conosciuti, c'era anche un tale Amedeo Tommasi che purtroppo ci ha lasciato. Sì, ma Amedeo era il re di Bologna, Era un pianista che andava veramente per la maggiore e io ero il panchinaro, ero come il giocatore, io facevo il panchinaro. Beh sì, perché c'è 5 anni di differenza. C'è una bella differenza, sì. E io ne ho un paio in più di tutti, ma va bene così. Franco, io che vuoi che ti dica, mi fa solo piacere parlarti. L'occasione è ottima per l'International Jazz Day e diciamo che arrivederci alla prossima occasione. Dai, Carlo. Che vuoi che ti dica? E speriamo di vederci in presenza a questo punto, finalmente, magari. Sarebbe anche ora. Sarebbe anche ora, dai. Bene, Franco, che vogliamo fare? Alla prossima volta. Ciao carissimo. Ciao Carlo. Mi fa piacere. Auguroni. Ciao, un abbraccione.
Bellissimo, Franco, grazie davvero. È stato davvero un piacere averti come nostro special guest oggi. Ma per me è un piacere, assolutamente. Per celebrare International Jazz Day e poi a sentirti suonare sul nostro palco, che è orfano da un po' di tempo dalla musica dal vivo. È stato bello sentire i tuoi racconti, i tuoi nuovi progetti e anche quelli che ti hanno raccontato anche i tuoi amici, è stato molto interessante. Volevo ringraziarti da parte di tutto lo staff del Blue Note, gli amici di Radio Monte Carlo, la mia radio, Umbria Jazz, e speriamo presto di vederti su un palco con un pubblico che merita la tua musica. Palco vero. Un palco vero. Ma soprattutto con un pubblico vero, perché il palco è vero, questo è vero, accidenti, sarebbe così. Ci manca solo il nostro pubblico. Grazie ancora a tutti voi che ci hanno seguito per questa edizione di International Jazz Day, un evento molto speciale grazie anche alla musica di Franco D'Andrea. Alla prossima, bye for now, bye bye. Ciao Franco. Ciao.